Oggi siamo qui nell'ambito del progetto Mountain Air a Rigoso, nel campo di una delle aziende che collaborano a questo progetto come laboratori viventi, per fondare una prima compostiera, una compostera pilota che rientra nel concetto del progetto, che vuole permettere alle aziende anche di chiudere il ciclo e riutilizzare i residui della coltivazione, delle potature per produrre il proprio fertilizzante. Abbiamo selezionato un'area pianeggiante perché in questo modo tutte le operazioni sono più agevoli. Abbiamo scelto una larghezza che permetta l'ingresso delle macchine agricole in modo da poter mobilitare meglio i materiali e stiamo cominciando a realizzare tutte le fasi di produzione della compostiera. Vai. Abbiamo messo due tessuti, il TNT al di sotto e un tessuto impermeabile al di sopra. Il TNT dallo spessore di 5 mm serve affinché il tessuto impermeabile non venga bucato dai sassi sottostanti, mentre il tessuto impermeabile serve affinché i liquidi di fermentazione non possano finire all'interno del suolo. Tutti e due i tessuti sono stati picchettati lungo tutto il perimetro, tranne il tessuto impermeabile, che è stato picchettato solo dal lato corto, questo perché i lati lunghi verranno ripiegati su se stessi in modo tale da contenere appunto il compost all'interno. Queste cose qua ci servono semplicemente come cordolo di contenimento, molto rudimentale ovviamente, molto semplice, però in questo modo c'è almeno un ostacolo, no? I cordoli laterali ci permetteranno di trattenere i liquidi fuoriusciti dal compostaggio. Sì, va picchettata là con i picchetti normali e qua va graffettata semplicemente. Inoltre la compostiera è stata realizzata a favor di vento, infatti Rigoso è nota per essere una zona altamente ventosa. Nella fase di compostaggio l'aria è un elemento molto importante, questo perché favorisce un processo noto come fermentazione aerobica, in cui i batteri appunto necessitano di ossigeno per poter degradare tutta la materia organica all'interno del cumulo. In questa fase stiamo completando la foratura dei tubi. I fori vengono realizzati su file parallele e permetteranno quindi la reazione del compost. Qua sono un buco almeno ogni 20 cm e facciamo due file. Ok, alternate, in modo tale che la reazione è regolare. Questo su tutto quanta la lunghezza del tubo. Questi stessi fori verranno rivolti verso il basso, questo per evitare che il compost vada ad otturarli. Ora stiamo realizzando il cumulo vero e proprio. Il cumulo è formato da due parti, una parte strutturale costituita dal ceppato e una parte umida costituita invece dal letame. Il ceppato ha sia funzione strutturale che funzione di substrato. Substrato in quanto è un vettore appunto di microbi e di batteri. Per quanto riguarda invece lo strato umido, questo può essere costituito da, in questo caso, letame oppure da una componente vegetale che è formata essenzialmente da scarti vegetali. Lo scopo è quello di costruire un unico cumulo formato da 1/3 di cippato e 2/3 da letame. Facciamo la forma a trapezio, è importante perché così è più facile calcolare il volume totale del cumulo. 2 metri. In questo modo noi sappiamo che nei prossimi 3 mesi, quando il cumulo per forza di cose diminuirà il suo volume, quanto i microbi hanno lavorato e quanta è la nostra resa. Così anche per le prossime volte sappiamo più o meno quanto decresce a queste altitudini, in queste condizioni ambientali, il nostro cumulo. Dato che lo vedo abbastanza umido, ci mettiamo il telo sopra, in modo tale che così, se dovesse piovere o fa sole, non aumenta né diminuisce la sua umidità e quindi rimane con questa umidità più o meno costante. Poi è compito di chi gestisce il cumulo di andare a controllare sia la temperatura nei prossimi giorni e sia l'umidità con la regola del pugno.
La regola del pugno consiste nel prendere una manciata di materiale e stringerlo nella mano. Se questo rimane compatto vuol dire che è abbastanza umido, mentre se si sgretola vuol dire che deve essere irrigato ulteriormente. Questa è una sonda della temperatura per andare a controllare e monitorare la temperatura del cumulo. È bella lunga proprio perché bisogna arrivare a fare una misura il più possibile vicina al centro del cumulo, proprio perché la distribuzione della temperatura sarà fuori minore, più fresca, e dentro, quando sarà iniziata la fermentazione, arriverà ad una quarantina di gradi, poi piano piano arriverà al suo apice termico circa sui 70 gradi, diciamo entro 2 o 3 settimane, e poi avrà un decorso successivo. Questo in relazione sempre alla specie microbica che sta agendo. Qua dentro c'è un'infinità di microrganismi, ok? Quelli che di solito partono più velocemente sono quelli che mangiano gli zuccheri. Poi piano piano lasciano il posto a microrganismi che degradano molecole organiche sempre più complesse, sempre più grandi. Quindi prima i zuccheri, poi stanno i grassi. Quindi degradano anche la lignina, che è la molecola che compone anche il cippato. C'è un ulteriore aumento della temperatura fino ad arrivare ad una quarantina di gradi e poi si riscende giù. Quando abbiamo capito che ci sono stati questi due picchi di temperatura, possiamo dire che il cumulo è pronto. E questi di solito avvengono più o meno entro i primi 6 mesi. Se nel caso la temperatura nei prossimi giorni dovesse rimanere bassa, cosa abbastanza improbabile in realtà, a quel punto c'è bisogno di reidratare un po'. Quindi magari aspettare un attimo, vedere se fa pioggia il giorno dopo e lasciare praticamente il cumulo aperto. Però adesso, dato che appunto abbiamo visto che l'umidità è giusta, adesso noi possiamo chiudere e con molte probabilità nei prossimi giorni la temperatura dovrà alzarsi.